Buongiorno a tutti! Oggi prepariamo il casatiello, un pane farcito che si prepara durante questa festività pasquale. Davvero buonissimo e la mia versione è super morbida e fantastica. Ci occorrono 650 g di farina zero, 375 g di acqua tiepida che aiuterà il lievito a svilupparsi meglio, 18 g di lievito di birra, 40 g di olio extravergine d'oliva. Io non uso lo strutto. 15 g di sale, 2 cucchiaini di zucchero, 250 g o 300 g di salame e dopo 300 g di formaggio. Anche qui servirebbe il pecorino, ma io utilizzo il formaggio svizzero. Ci tengo a precisare che non è la ricetta originale, ma è la ricetta mia personale ed è buonissima. Sciogliamo il lievito di birra all'interno dell'acqua tiepida, unendo anche lo zucchero semolato. Iniziamo aggiungendo metà della nostra acqua con il lievito e lo zucchero. Iniziamo a farlo incorporare in questo modo. Possiamo inizialmente aiutarci con una forchetta per poi continuare l'impasto con le mani. A questo punto aggiungo anche l'olio . Riprendo la mia tazza con questo pochino di acqua che è rimasto e aggiungo il sale. Faccio sciogliere bene il sale e lo aggiungo all'interno. Continuiamo quindi a lavorare il nostro composto in questo modo. Iniziamo quindi a fare le nostre pieghe in questo modo. Dobbiamo semplicemente ripiegare l'impasto verso l'interno. Ci teniamo vicino anche un pochino di farina, così se ne avremo bisogno potremo aiutarci. Quindi allarghiamo l'impasto con le mani. Poi molto semplicemente lo andiamo a ripiegare in questo modo, vedete? È una pasta molto morbida che si lavora facilmente. Ripieghiamo sempre così. Lo andiamo ad allargare. Vi consiglio di
di non aggiungere troppa farina, anche se risulta un pochino ancora morbido, perché un impasto idratato, quindi più molle, ci permetterà di avere un risultato più soffice. A questo punto prendo un recipiente, verso un pochino di farina all'interno, in questo modo qui, metto la pasta e la lascio 20 minuti a lievitare. Copriamo con uno straccetto e lasciamo lievitare per 20 minuti. Nel frattempo prendiamo il nostro formaggio e lo andiamo a tagliare a quadretti. Tagliamo a tocchetti anche il salame. In questo caso togliamo la pellicina esterna, lo dividiamo a metà e lo andiamo a tagliare a quadretti. Eccoli qui i nostri quadretti di formaggio e di salame. Dopo 20 minuti la nostra pasta si è rilassata e possiamo andarla ad allargare con le mani. Disponiamo un po' di farina sul tagliere e sulla superficie della nostra pasta e con delicatezza, utilizzando i polpastrelli, la andiamo ad allargare fino ad ottenere un rettangolo abbastanza ampio di pasta.
A questo punto la nostra pasta andrebbe cosparsa con dello strutto o sugna. Io invece utilizzo l'olio extravergine di oliva. Lo andiamo quindi a spargere su tutta la superficie. Inseriamo quindi la nostra dadolata di formaggio e di salame. E arrotoliamo bene, stringendo mano a mano la nostra pasta, in modo che appunto non si apra. In questo modo. Adesso stringiamo il nostro rotolone di pasta per allungarlo un pochino. Tagliamo via i lembi esterni che ci serviranno per creare dei salsicciotti di pasta che andranno a tenere ferme le nostre uova che disporremo sulla superficie e dopodiché dovremo chiudere la nostra ciambella. Prendiamo adesso uno stampo per ciambella. Questo che ho preso inizialmente, come vedete, è troppo piccolo perché è troppo basso. L'ho cambiato e per fortuna ne avevo un'altra più alta, perché comunque adesso dovrà lievitare. Le uova le ho sciacquate molto bene. Mi raccomando, sciacquatele perché poi comunque anche se va in cottura dovremo mangiarlo questo pane ed è importante che il guscio sia perfettamente pulito. I lembi di pasta che abbiamo tenuto, praticamente dobbiamo fare dei salsicciotti e li mettiamo a mo' di croce sopra le nostre uova per tenerle ferme. Facciamo un po' di pressione con i polpastrelli per far attaccare la pasta. Metto a lievitare per 2 ore coperto con un panno in un luogo tiepido, come per esempio può essere il forno, riscaldato a 20-30 gradi, ovviamente poi chiuso, lieviterà benissimo. E dopo 2 ore guardate quanto è lievitato il nostro casatiello, super lievitato. Prendiamo adesso un uovo sbattuto e con un pennello andiamo a spennellare tutta la superficie.
Ciò ci permetterà di avere un risultato caramellato e super goloso dopo la cottura. Facciamo cuocere a 180 gradi per circa 70-75 minuti, dipende sempre dal vostro forno. Lo mettiamo verso la parte bassa. E voilà! Il nostro casatiello è pronto! È davvero uno spettacolo! Guardate che bello, messo disposto su una tavola fa subito festa. Possiamo decorarlo con un nastrino per portare un po' di colore in più sulla nostra tavola e questa è la mia idea di casatiello. So che magari ci saranno delle persone a cui piacciono le ricette tradizionali, questa non è proprio tradizionale ma è la mia ricetta. Vi assicuro che l'effetto, il risultato sarà leggerissimo. Otterremo un pane profumato con formaggio, con salame, ma molto leggero, super soffice e morbidissimo. Questa è la ricetta di casatiello di Francesca Chef, quindi conservala con cura, provala e vedrai quanto è soffice e quanto è morbido. Il casatiello si conserva benissimo anche per 3-4 giorni. Può essere mangiato caldo, tiepido, freddo, dopo un giorno, dopo 2 giorni, sarà uno spettacolo. Vedrai, guarda quanto è morbido. Bene, allora ragazze, se questa ricetta vi è piaciuta, ricordate di sostenere il mio canale con un semplicissimo like, iscrivendovi al mio canale se non siete iscritti e condividendo questa ricetta con tutti i vostri amici, magari sui vostri social, come per esempio su Facebook. È molto semplice, qua in basso troverai la scritta condividi e direttamente potrete condividerlo sul vostro social preferito. Così facendo aiuterete davvero tanto il mio canale. Io vi ringrazio di cuore, vi auguro di trascorrere una felice, una serena, gioiosa Pasqua e come vi dico sempre cerchiamo di realizzare delle cose in casa con le nostre mani, di cucinare, di fare tutto ciò che ci piace e così potremo divertirci, potremo distrarci e non penseremo magari alle cose brutte che stanno accadendo in questo periodo nel mondo. Dobbiamo essere positivi, sereni e dobbiamo rispettare tutto ciò che ci viene chiesto e così questo brutto periodo riuscirà a passare e noi ce la faremo tutti insieme, distanti ma uniti. Tutto andrà bene. Un bacio, un abbraccio, ciao!